Ciao, ben ritrovati in Blue Spin Art. Una buona giornata da Fulvia. Voglio farvi vedere il top che ho appena terminato. È in cotone, un filato molto molto sottile. Sono sincera, io preferisco lavorare con filati più grossi, con uncinetti che vanno dal 5,5-6 in poi. In questo caso ho utilizzato un uncinetto 3 e un filato più sottile. Lo vedete, è proprio un classico del crochet. Non ci vogliono punti estremamente impegnati perché si tratta solo di affrontare punti alti e questa bellissima nocciolina. È molto semplice da confezionare e quindi vi lascio alle prossime immagini che riassumono molto velocemente il tipo di lavorazione che ho affrontato. Buon spinart a tutti! Per il mio top magnola ho utilizzato 200 grammi di questo filato 5 e l'uncinetto è un 3. Non so se riesco a farvelo vedere, ecco qua così, un 3. Come potete vedere, si tratta di affrontare una lavorazione in questo caso separata. Sono due pannelli, uno per il fronte, uno per il retro. Si chiuderanno successivamente le parti esterne e le bretelle. Infine potete anche affrontare un giro completo a tutta circonferenza di archetti o di una rifinitura che preferite. Ora dovete innanzitutto partire dalla misura della vostra circonferenza seno. A fronte dei centimetri che trovate, realizzate una metà della vostra circonferenza. Questo è un progetto che può essere sicuramente di soluzione per chi ha un seno abbondante, perché questa lavorazione separata vi dà la possibilità di affrontare con due misure diverse il fronte dal retro, cioè il fronte si può fare leggermente più grande rispetto al retro, perché se avete un ingombro di seno importante potete giustamente affrontare con qualche riga in più il primo pannello, mentre il retro ovviamente scegliere una misura più adeguata e leggermente più piccola. Vi faccio vedere quindi io come ho iniziato questo lavoro. Vedete, per quanto riguarda il pattern che io ho scelto, qui vedete il modulo 6 più 1. Quindi ho montato una catenella che tenesse conto dei centimetri, la metà della circonferenza, quindi sotto il seno, seno, ascella, e appunto in base ai centimetri che ho montato la mia catenella di 6 più 1. Mi sono venuti 15 moduli per quanto riguarda appunto il mio progetto sulla parte frontale. Per modulo intendo questi 6, come vedete qua, 6 punti. Per la parte posteriore invece 13, quindi vedete che i due moduli in più sono serviti per dare un po' più di larghezza alla parte frontale. Questa è un'ottima soluzione, ripeto, per chi ha seno abbondante e quindi può diciamo così, ottimizzare le misure e trovare il giusto equilibrio. Quindi montate una catenella, il lavoro inizia dalla parte bassa e prosegue dritta, quindi si trova la parte iniziale che è solo busto,
arrivate poi all'ultima riga, separate la lavorazione per fare le coppe e quindi prima una coppa più una spallina, poi l'altra coppa più la spallina e così affrontate la prima parte. Per il retro potete scegliere di fare la stessa misura, però potrebbe venirvi leggermente abbondante. Se la volete, dipende giustamente dalle vostre misure in ogni caso. Io, come dicevo, ho affrontato 2 moduli in meno in retro e ho sempre tenuto conto della stessa lavorazione nella parte bassa e la parte alta l'ho differenziata perché sul frontale ho fatto chiuse le coppe con tutti i punti alti in modo che mi desse compattezza, mentre la parte retro ho continuato a replicare lo stesso pattern a nocciolina. Posso farvi vedere quindi le immagini. Qui vedete già qualche riga, quindi individuata qual è la larghezza che corrisponde ascella, seno, ascella, quindi più o meno la metà del vostro busto, sezionate la vostra prima catenella in gruppi da 6. Quindi abbiamo detto il modulo è da 6 più 1 che è quello che serve per chiudere il vostro pattern. Ora proseguiamo in questo modo fino a trovare un'altezza compatibile col nostro busto sotto al seno. Dopodiché la parte alta la vedremo in seguito. Come notate, io ho fatto una catenella con qualche maglia in più, io me le tengo sempre di riserva qualora il mio pattern non mi corrispondesse al conteggio esatto e quindi io me ne tengo sempre in più. Si fa presto poi a smontare e utilizzare il filo eventualmente per la chiusura finale. In ogni caso, abbiamo detto, queste sono le prime 3 righe, il pattern ha questo aspetto, quindi catenella, punto alto, punto basso sopra gli archetti di separazione da quella che è il corpo centrale, che è questo punto puff, questa nocciolina che viene. Dicevo, tutto il lavoro lo affronto con un uncino 3 perché il filato è veramente molto fine. Proseguiamo, vi faccio vedere poi il restante della parte alta del top come risulta. Proseguendo nella lavorazione, così si presenta il busto della parte frontale, il mio pannellino frontale. L'ho accostato al precedente fatto per farvi vedere che appunto ho ripreso la stessa lavorazione. L'ultima riga, vedete qua sono 1, 2, 3, 4, 5 a punti pieni, righe. Qui invece sono solo 4, 1, 2, 3, 4. La quinta ho voluto eseguirla direttamente con il mio pattern. Questo perché dalla successiva, e quindi da questo momento in poi, ho già fatto la riga di archetti e la prima riga di punti bassi. Da questo momento creo la divisione e le coppe piene, quindi vedete qua le coppe iniziavano con il disegno pattern, mentre frontalmente le coppe iniziano ora col punto pieno e quindi ho lasciato il pattern appena sotto al seno, mangiandomi quindi la riga che qua avevo fatto a punti alti, mentre qui l'ho lasciata aperta. Questo è solo una piccola variante per creare un po' di movimento prima della lavorazione delle coppe. Adesso salgo sempre in lavorazione divisa, quindi mi sono fermata
esternamente, arriverò fino alla metà e inizierò la diminuzione coi punti esterni e l'unione a 2 a 2. Come ricordo, qui ho fatto dei moduli in più. Qua erano 13 per la parte retro e frontale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, quindi sono 2 moduli in più per la parte frontale. Ora arriverò, dicevo, alla metà e sempre a righe a punti alti eseguo le mie 2 coppe seno. Sicuramente riempirò tutta questa prima parte, perché almeno, dicevo, non lascio la trasparenza. Posso riprendere eventualmente lo stesso gusto con le ultime righe. In ultimo misurerò quanto lungo vorrò creare le spalline e creerò la parte finale. Andiamo con ordine, eseguiamo quindi prima le 2 coppe, affronterò a questo punto la prima sulla destra, chiuderò questa e poi affronterò l'altra. Questo è lo scollo posteriore traforato. Con le coppe del pannello frontale, individuata la metà, iniziamo la diminuzione. La parte esterna per le prime 2 righe è dritta e invece quella interna a 2 2 la diminuzione. Partite dalla centralità individuata. Il nostro top, dicevamo, ha quindi 2 pannelli molto simili, per non dire identici. Voglio farvi già vedere il primo ultimato, così vi rendete conto alla fine lavoro come si presenta. Il nostro pattern, così come da disegno che vi ho riportato, il modulo 6 più 1, qualche riga aperta, qualche riga a punti alti, semplici, quindi ripresi, in questo caso sono 3 righe, ripropongo ancora il modulo nocciolina, altre righe a punti alti e poi la divisione per raggiungere poi le spalline che per il momento ho lasciato ancora non complete in previsione anche della chiusura con l'altro pannello, quindi lo vedremo in finale. Cosa c'è da dire essenzialmente? Dunque che la parte che vedete qui prevede, allora io ho eseguito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 moduli da 6, sempre più 1 della chiusura. Questo è il pannello retro e quindi è leggermente più piccolo rispetto al pannello che farò frontalmente. Questo perché dovrò tenere conto anche dell'ingombro seno e quindi oltre a queste già eseguite aggiungerò altri 2 moduli per appunto dare vestibilità al seno. Le coppe, questo essendo il pannello retro ho preferito mantenere il disegno pattern, quindi bucato sulla schiena. Ricordo è sempre il posteriore, quindi sto parlando della schiena. E così ho riproposto le noccioline. Col frontale cercherò di mantenere la stessa impostazione per il busto, mentre per la parte
in diminuzione, che poi sarà quella che chiuderà il seno, la farò tutta piena, limitando appunto la trasparenza. Poi altra considerazione, dunque le diminuzioni per eseguire la parte che appunto arriverà alla spallina, io ho sempre tenuto conto di chiudere e di unire i due punti estremi in un unico punto alto. In questo modo, in automatico, mi ha chiuso per l'appunto a piramide tutta la lavorazione. Nel momento in cui si esegue la parte con il pattern, andate a mangiare, quindi ad unire i punti alti in modo che gradualmente riusciate a mantenere questo equilibrio, e cioè il primo salite subito, chiudete i due punti sovrastanti, chiudete la fila e in questo caso la parte esterna l'ho lasciata ancora retta. Ho iniziato la diminuzione per quanto riguarda la parte esterna, con la terza riga a punti alti, qua dove vedete il mio marcatore nero, chiudendo l'archetto e subito iniziando la parte superiore esattamente in testa alla nocciolina. Quindi anziché portarmi a squadra col pattern un punto alto e l'archetto di 3, ho subito mangiato l'angolo facendo 3 catenelle e eseguendo subito la nocciolina. Lo stesso da questa parte, la nocciolina arriva sempre in concomitanza con quella sotto, però con l'ultimo punto che ho qua vicino sono salita con un punto alto e l'ho unito alla testa della nocciolina in modo che si chiudesse la riga. Ugualmente ho fatto poi anche sulle righe successive. Spero di essere stata chiara. In ogni caso stringetevi tenendo sempre conto di mangiarne almeno 3, così che mantenete l'equilibrio del pattern così come disegnato. Lo stesso anche da questa parte. Ora quindi iniziamo con il secondo pannello, che sarà quello che andrò a mettere frontalmente a questo, e vediamo poi come chiuderlo. Eccoci qui, la prima coppa l'ho appena conclusa. In concomitanza, ecco, con gli stessi marcatori, vedete come mi sono mossa. Come dicevo in precedenza, sul retro ho fatto 4, dunque forse di più, 1, 2, 3, 4, 5 righe a punti alti, qua ne ho fatte solo 4, 1, 2, 3, 4, perché la quinta ho abbassato rispetto al retro il motivo nocciolina. Questo è il livello sottoseno di fatto, e qua si riempie con tutti i punti alti la coppa. Ho lasciato uguale alla parte retro sul lato esterno la stessa angolazione retta, e soltanto dalla 1, 2, 3, dalla quarta, anzi quinta riga in poi ho eseguito le diminuzioni non solo frontalmente ma anche posteriormente. Quindi, ricapitolando,
per fare la coppa. Sono andata in diminuzioni con le due esterne sin dal punto mediano trovato. In realtà questa è esattamente la metà del mio top. Sono arrivata a inserire il punto alto nella maglietta prima, lasciando vuota la centralità. Da questo momento a 2 ho inserito la diminuzione. Qui però, ripeto, ho lasciato le prime righe rette e la diminuzione l'ho inserita successivamente. Un'ultima specifica: con le ultime 2 righe, per agevolare appunto il restringimento ed imboccare la spallina, ho ulteriormente inserito anche delle diminuzioni interne alle righe. Ogni 6-7 ho unito a 2 le maglie alte, così che mi sono poi ritrovata esattamente con le stesse maglie che avevo anche dall'altra parte, per poter inserire ancora una volta le noccioline e poi un ultimissimo motivo prima della chiusura. Ho già anche misurato la mia spallina e questa è già la lunghezza che considera anche la mia coppa seno ideale. Concluderò la spallina anche da questa parte e poi le unisco. Resta che fare l'altra parte. Dopodiché affrontiamo le rifiniture e la chiusura del nostro top. I 2 pannelli sono finiti, li ho messi uno sopra l'altro. Questa è la parte retro, più piccola rispetto alla parte frontale. Vedete questa differenza proprio di un modulo che ho lasciato sui fianchi, uno a destra e uno a sinistra. La parte retro rimane così bucata, mentre la parte frontale, giusto per fare un piccolo recap, rimane completamente chiusa sul seno. Siamo così arrivati al momento di unire le spalline. Vediamo se riesco a farvi vedere. Ho posizionato stesi i 2 pannelli, frontale e posteriore, e scegliendo il lato che voglio nascondere interno rispetto all'esterno, unisco le 2 spalline con lo stesso filo che ho lasciato in sospeso. Sono solo 7 maglie, posso utilizzare un ago che faccio sicuramente prima. Io ho utilizzato l'uncino e questo è il retro. In ogni caso è facile, ripeto, sono solo 7 maglie, lo fate immediatamente. Una volta chiuse le 2 spalline, ho steso, come ripeto, tutto il mio lavoro. Sono partita sull'angolo estremo dove avevo lasciato il filo parcheggiato. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Ora l'ho inserito nella lavorazione, questo qua, e partendo quindi dall'estremo di un pannello sono entrata con 2 punti bassi per ogni spazio, incrociando le righe di punti bassi 1 e 1 e poi ancora 2, 1 e 1, 2, lo stesso 2 punti bassi sul corpi del punto alto che incrocio. Così via via su tutto il lato esterno, e ora mi trovo sullo spigolo opposto.
A questo punto ho due alternative: posso tagliare il filo e procedere con l'altra parte, sempre ovviamente dopo aver chiuso la spallina, ed infine affrontare anche la scollatura e spalle e seno, esattamente come abbiamo fatto fino adesso. Oppure, sempre senza staccare il filo, per le più esperte possono anche già chiudere i due lati uno sull'altro senza staccare il filo, dicevo, utilizzare lo stesso filo per procedere all'unione dei due lembi. Ovviamente non dovrete chiudere tutti i lati fino in fondo, ma fermarvi alle 3 righe di punti alti, che sono quelle poco prima della diminuzione che abbiamo fatto per il seno. Potete utilizzare come sempre ago oppure uncino per unire tra loro i due lati che abbiamo appena eseguito a mo' di bordo. Io preferisco tagliare il filo e con comodo dedicarmi anche a tutto l'altro perimetro, perché se poi in fase di chiusura mi viene un'idea ulteriore per abbellire il top, sono sempre in tempo della chiusura poi finale. Quindi taglio il filo e faccio anche l'altro lato. Dopo aver rifinito scollo e quindi tutto il perimetro, ricordo, ho fatto tutto un giro di punti bassi e un ulteriore giro di mezzi punti, lasciando sulla scollatura fronte-seno, che noi vediamo da questa parte, un gruppo di punti alti uniti insieme, quelli 3 che si trovano proprio sull'incavo del seno. Ora chiudiamo i pannellini laterali, sto utilizzando filo ed ago e sto entrando nelle magliette che mi guardano, quindi quelle più esterne, questa e quella interna. Sto lavorando sul retro, quindi sulla parte interna del mio top. Arriviamo naturalmente fino all'inizio del seno con l'apertura delle ascelle, che a me corrisponde alla fine di queste 2 righe e 3 da questa parte. Il nostro top è terminato. Chiusi i lati, adesso devo sistemare i fili ancora che si vedono. Ho chiuso la parte finale con tutto un giro di archetti a 5 catenelle, l'ho provato, la scollatura è un po' profonda, quindi penso che farò un ulteriore giro di punti alti soltanto sulla parte relativa proprio alla scollatura, lasciando stare le spalline, quindi inizierò con 4-5 punti bassi e poi in aumento con punti alti farò la parte finale per rendere meglio la vestibilità del seno. Infine ho reperito queste 2 piccole coppette e le aggancerò in modo semplice, ecco così, sotto al seno con 2 leggere cuciture proprio in concomitanza dello spazio dei punti alti. Bene, arrivo quindi a terminare con gli ultimi accorgimenti, poi lo proviamo e vediamo come è venuto il nostro lavoro. Ciao a tutti!
Ecco, così abbiamo realizzato il nostro top semplice, delicato, tipicamente estivo ed anche elegante. Vi piace? Lasciatemi nei commenti il vostro parere. Ciao da Fulvia.